Ciao a tutti. Per comprendere quanto sto per dirti, facciamo un passo indietro. Il narciso ha cessato di evolvere emotivamente all'incirca all'età tra gli 11 e i 14 anni. E come ben si sa, svilupparsi a livello emotivo è fondamentale per saper gestire e regolare determinati stati d'animo anche in età adulta. Ma nel caso del narcisista, qualsiasi siano gli eventi che gli si presentano davanti nel corso della vita, li vive nel peggiore dei modi, ossia riattivando quei meccanismi che lo riportano nello stesso straziante dolore infantile mai risolto. Quindi, avendo acquisito un'emotività eccessiva, non avrà mai un certo equilibrio psichico e continuerà a vivere nel ricordo della sua infanzia. Quando il narciso ti aggredisce, ti umilia, ti svaluta, ti scarta e ti fa sentire in colpa, lui in realtà prova una forte sensazione di terrore, la stessa che gli incutevano la madre o il padre o la sorella o il fratello più grandi di lui. Non avendo mai elaborato la sua triste evoluzione infantile, in età adulta si ritrova a dover affrontare la sua vera paura che lui stesso però non riconosce come tale. Perciò risponde con l'aggressività che in un primo momento sembra essere rivolta a te, partner, ma in realtà, mediante la sua emotività eccessiva, vede dinanzi a lui sua madre o qualcuno della sua famiglia di origine, ossia il vero responsabile della sua condizione. Ma lui non ammetterà mai a se stesso che si tratta della medesima rabbia e paura che provava sin da piccolo nei confronti di un familiare. D'altronde il narciso ha trascorso la sua intera esistenza cercando di controllare la sua paura con l'obiettivo di riuscire ad affrontare la vita nel migliore dei modi. La sua ferita narcisistica è talmente profonda e devastante che guardarsi dentro è quasi impossibile, perché vorrebbe dire dover rivivere quegli episodi che gli hanno provocato tale disturbo. Tutto ciò spiega il fatto che qualsiasi cosa tu faccia, di giusto o sbagliato che sia nei riguardi di un narcisista, lui la prenderà come un vero e proprio attacco alla sua persona, poiché lo vivrà sempre e comunque come un complotto contro di lui. Quindi non potrà mai interagire con le persone in maniera obiettiva e positiva. Premetto che il narciso non ha la più pallida idea di come funziona una mente sana. L'ansia e la paranoia sono delle costanti nella vita del narcisista, che lo portano a pensare e a rimuginare che tutto il mondo ce l'ha con lui. Ecco perché capita spesso che per il narciso quella persona che fino a ieri era considerata amica ad un tratto diventi la sua più acerrima nemica, e questo fa comprendere che il comportamento del narci può variare in modo radicale anche solamente per una parola o frase fuori luogo. In sintesi, il narcisista vive la sua esistenza nella paura più profonda, nell'ansia e nella paranoia. Ecco alcuni esempi sui suoi pensieri abituali. Il terrore di essere smascherato, la paura di essere tradito, il timore di essere odiato, l'apprensione di perdere il controllo sulla sua vita, l'ossessione di essere abbandonato, la preoccupazione che gli altri scoprano chi è realmente, il panico che le sue menzogne vengano scoperte, l'angoscia perenne di essere criticato, la paura di non essere al centro dell'attenzione, il timore di doversi prendere le proprie responsabilità. Come puoi notare, qui si rilevano gravi problematiche che solamente un bravo e preparato professionista potrebbe risolvere in parte determinati meccanismi oramai radicati nella psiche. Perciò è necessario che tu sia cosciente del fatto che non puoi fare nulla per il tuo o la tua partner narcisista. La sola cosa da attuare è il no contact, perché tu meriti di più. Il narciso non ha
e non avrà mai le chiavi per entrare nel tuo cuore. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.